Ciao a tutti amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami bilancia e le tendenze energetiche predestinate per la seconda metà di maggio 2026. Abbiamo la carta della morte, amici della bilancia. Può essere un momento di trasformazione, un momento di tagli, un momento di rigenerazione. Di solito quando c'è la morte si parla di un qualche cosa che ha esaurito il suo ciclo di vita e bisogna lasciarlo andare per iniziarne uno nuovo. Andiamo a vedere con i tarocchi, vi ricordo che le letture sono per un gruppo, sono valide per il segno solare, il segno lunare e l'ascendente e per chi volesse delle consulenze personalizzate con me può contattarmi via mail, lo vedete qui, oppure sotto nella descrizione trovate anche il numero di telefono, il link alla pagina web, il link alla sezione degli abbonati, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene. Partiamo con un 6 di denari, un 3 di spade, un 10 di coppe, abbiamo un 8 di coppe, un re di coppe, dieci di bastoni, la stella e un 4 di denari, ragazzi. Adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo qual è il movimento energetico più importante del mese. Potrebbero anche, del mese no, di questi 15 giorni, potrebbero anche arrivare dei messaggi slegati tra di loro. In un secondo momento andiamo a vedere i vari settori, quindi amore, lavoro, denaro, eccetera. Allora, partiamo da questo 6 di denari che potrebbe far riferimento a qualche tipo di accordo, qualche tipo di equilibrio che in questo caso sento che qualcuno di voi non vuole lasciare indietro. Essendoci un 9 di pentacoli, sono usciti 9 di pentacoli, 10 di spade. Essendoci un 9 di pentacoli, può far riferimento sia a uno stato single, se guardiamo diciamo il lato romantico, se fosse una questione lavorativa è una carta che ci parla di lavoratori autonomi, quindi io credo che qui ci sia una sorta di equilibrio iniziale a metà maggio che qualcuno di voi non voglia lasciare indietro. Andiamo a vedere il 3 di spade. Fante di coppe, regina di spade, 9 di coppe. Il 3 di spade mi dice che potrebbe esserci una delusione, ragazzi. Io credo che qualcuno di voi sia un po' così fermo sulla sua posizione, si aspetti probabilmente che qualcun altro faccia un passo, però se ve la devo dire tutta, con queste carte non lo vedo tanto. Andiamo a vedere il 10 di coppe. Sacerdotessa e luna. Potrebbe esserci qualche cosa di nascosto inerente a un gruppo. Inerente potrebbe essere una famiglia, considerato il 10 di coppe, un gruppo aziendale, un gruppo di amici. Ho come la sensazione che ci sia qualche cosa che deve venire fuori, qualche cosa che deve venire a galla. Tenete presente che la carta della luna fa riferimento anche delle paure, quindi non vorrei che in realtà tutto questo non voler lasciare andare sia solo fonte di vostre paure remote. Andiamo a vedere l'otto di coppe.
Re di spade, tre di pentacoli. Ho come la sensazione che qualcuno di voi si voglia allontanare da una situazione, però c'è come un'indecisione sul che cosa fare, come costruire, mi viene da dire. Potrebbe esserci come un qualche cosa che lì dove siete, anche se per voi è un equilibrio, però c'è come un sacrificio, una sofferenza, un qualche cosa che vi pesa di questa situazione. Qui sento come un non voler vedere qualche cosa e con questo 8 di coppe c'è la ricerca di qualche cosa di più grande, mi verrebbe da dire. Tenete presente che quando il 3 di pentacoli è a testa in giù, parla anche di scarso amor proprio. Potrebbe esserci come questa visione parziale della vostra capacità di far fronte a magari qualche cosa di nuovo. Andiamo a vedere il re di coppe, regina di coppe e 10 di coppe. Si è girato anche un re di pentacoli. E io ho come la sensazione che cioè, vorreste qualche cosa di diverso, vorreste, come dire, perché l'otto di coppe è la carta del ricercatore, è colui che va verso mete più elevate. Quindi c'è come questa voglia di andare verso magari una multinazionale, piuttosto che se foste autonomi potrebbe essere la collaborazione con delle grosse imprese, se foste single potrebbe essere l'avvicinarsi a qualcuno con l'idea di costruire qualche cosa insieme, perché comunque qui avete re di coppe e regina di coppe, quindi per qualcuno c'è già una persona, c'è già un potenziale collaboratore, però probabilmente con questo re di spade c'è come da fare dei progetti, c'è come da organizzare qualche cosa. Andiamo a vedere il 10 di bastoni. 6 di spade. È come se non vedeste chiaro per quello che riguarda questo gruppo. Ed è per quello che c'è un vado o non vado, collaboro o non collaboro, frequento questa persona o non la frequento. Allora, per i 10 di bastoni sono uscite il 6 di spade e il 9 di bastoni. C'è qualche aspettativa da lasciare indietro, qualche pensiero, qualche reazione difensiva, mi viene da dire vedendo la luna. Cioè io ho come la sensazione che abbiate come un modus operandi un po', se vogliamo, regolarizzato, che non è né positivo né negativo, semplicemente è così. C'è la voglia di andare oltre, però è anche necessario, secondo me, creare come dei percorsi dove deve andare questa situazione o questa relazione. Se fosse per esempio una situazione lavorativa, il percorso potrebbe essere: ok, insieme collaboriamo e che cosa facciamo? A che pubblico ci rivolgiamo? Come facciamo pubblicità? Cioè, è come fare un piano d'azione. Però è anche vero che qui certe aspettative, certe responsabilità, che rivediamo già qui con il 3 di Pentacoli, sono da lasciare indietro. Io sento che qualcuno potrebbe effettivamente essere magari già incastrato in certi contratti e non avere tanto tempo magari per occuparsi di altro o di questo nuovo progetto che potrebbe esserci. Diciamo che parte del vostro, tra virgolette, blocco, parte di questa visione parziale che io vedo qui è data da questo 6 di spade, cioè da quello che avete imparato durante l'infanzia, dalle vostre credenze limitanti, da come avete imparato a proteggervi o a reagire a certe situazioni, a certe dinamiche. Andiamo a vedere la stella. Perché con la carta della stella sento come se ci fossero dei nuovi obiettivi
o io sento che state cercando qualche cosa di nuovo, perché qui c'è un 8 di coppe, quindi voi volete qualche cosa di diverso, non che qua stiate male, sapete gestire la situazione. Qui vi dico già subito, ragazzi, che potrebbe essere una persona gemelli bilancia acquario, che potreste anche essere voi stessi che vi state un po' deludendo. C'è come la voglia di creare qualche cosa di più, c'è un po' di nostalgia, c'è anche questa visione parziale dovuta al 6 di spade qui. E io credo che qualcuno di voi pensi di non essere in grado di fare qualche cos'altro, pensi di non essere in grado di cominciare con questa nuova azienda, con questa nuova relazione. C'è un 4 di coppe e un eremita per la stella. Da un lato non volete più essere autonomi, non volete più essere single, il 9 di pentacoli è uno degli archetipi, degli arcani minori che rappresenta l'archetipo dell'eremita. Però quello che mi colpisce è questo 4 di coppe. Io sento che qualcuno qua non vuole vedere. Non vuole vedere. Vuoi per la luna, vuoi per il 6 di spade. Andiamo a vedere il 4 di denari. C'è una sorta di attaccamento a qualche cosa. Cavaliere di coppe, mondo. È appeso. Guardate, si inizia con un fante di coppe, si finisce con un cavaliere di coppe. Io ho la sensazione che stiate aspettando che qualcuno si faccia avanti. Può essere il datore di lavoro, una persona, un amico, un familiare, un figlio, un genitore. Qualcuno sta aspettando che un'altra persona si faccia avanti e voi con questo appeso siete proprio fermi, cioè nel senso, ma anche con il 4 di coppe. Credo che siate molto attaccati a un certo tipo di equilibrio. Da un'altra parte volete qualche cosa di nuovo, ma finché non siete voi a interrompere certe dinamiche di comportamento, certe routine, certe abitudini, questo mondo, questo risultato non arriva. Diciamo che sia l'otto di coppe che la carta dell'eremita sono due carte di forte introspezione, mentre la stella è una carta che sì ci parla di canalizzazione, ma è anche proiettata tanto al futuro. Secondo me qui con un, diciamo così, riesame, come vi dicevo prima, di quello che sono le vostre aspettative, le responsabilità che avete, magari verso un figlio, verso un familiare, verso un genitore o un'azienda, cioè è come se doveste ridimensionare il vostro ego. Perché vi dico questo? Perché l'ego è quello che ci fa pensare di doverci assumere tante responsabilità perché magari è così che gli altri ci vogliono bene, perché magari è così che abbiamo riconoscimento, X, Y e Z. E invece vi dovete un po' liberare da questa forma mentis, secondo me. Allora, andiamo a vedere i vari settori. Se siete disoccupati, diciamo che si parte con quel 6 di pentacoli, secondo me non siete completamente senza lavoro, qualche cosa state facendo, state lavoricchiando. E ho come la sensazione che potreste trovare qualche cosa in più da qualche parente, come diciamo così, aiuto casalingo. Potrebbe essere, non lo so, vieni ad aiutarmi a tagliare la legna il fine settimana, piuttosto che ho bisogno con le pulizie perché mi sono rotto un piede e non riesco. Cioè, c'è qualcuno intorno alla vostra famiglia di anime, quindi amici, parenti, vicini, colleghi. Beh, voi in questo caso siete single, potrebbero essere gli ex colleghi. Comunque, c'è qualcuno? Siete single. Sì, vabbè, siete disoccupati, avete capito? C'è qualcuno vicino a voi che vi può dare una mano, perlomeno a smuovere le acque, quindi a portare del denaro a casa, insomma. Non vedo sinceramente altri contratti per adesso. Però è anche vero che siete tanto carichi di responsabilità per focalizzarvi sul futuro. Come se steste pensando non sono da solo, mi devo dar da fare.
o non sono da solo. Cioè fate attenzione perché certe volte si usano come scusa le persone che ci chiedono i favori per non spostarci da dove siamo. Ma mi hanno chiesto di fare questo, ma mi hanno chiesto di fare quell'altro e non ci si dedica a quello che invece è buono per noi. Quindi anche lì tagliate con certe abitudini. Pensate a voi, focalizzatevi su di voi. Trovate, con questo 4 di pentacoli mi viene da dire, trovate la vostra base certa, la vostra base solida. Per quello che riguarda le persone che sono in un'azienda, che quindi sono occupate, secondo me è un buon periodo, ragazzi, in questo senso. Sento che tutto sommato state bene, avete un buon entourage lavorativo. Secondo me anche il lavoro non è che vi dispiaccia più di tanto, cioè nel senso magari non è il vostro, però ormai lo sapete fare, siete rodati e quindi secondo me questo periodo passa abbastanza tranquillo. Per chi fosse autonomo, allora qui ci sono come, secondo me, dei cambi aziendali che potreste fare. Come vi dicevo prima, da un lato è bello lavorare da soli perché siete indipendenti, non dovete rendere conto a nessuno, andate, fate, brigate, tornate, cambiate tutto in base a quello che scegliete voi. E secondo me l'entrare in collaborazione con qualcuno vi fa accapponare un po' la pelle perché potreste non sentirvi più così tanto liberi. Il punto, secondo me, è stabilire una zona sicura, una zona delimitare anche con questo 9 di bastoni quello che sono le vostre regole non negoziabili, cioè va bene collaborare, però io, ipotesi, non farò mai una cosa così, oppure io di solito lavoro così, oppure per me la priorità per i clienti è A, B e C. Cioè è un po' mettere voi le vostre regole, però vi devo dire che secondo me è un ottimo periodo, troverete dei collaboratori dove proprio a livello umano vi prenderete, vi capirete. Quindi è un buon periodo. Non è che veda grossi contratti o cose di questo genere, però ci si sta, come dire, amalgamando e si sta costruendo lo zoccolo duro tra voi e i vostri clienti, oppure se avete proprio un'azienda e state iniziando questa grande collaborazione, sarà tra voi e questa nuova collaborazione. Parliamo di soldi. Allora, io sento che maggio è un buon mese per aggiustare certe cose e chiudere certi debiti. Io vedo che per molte persone sarà possibile effettivamente saldare certe vecchie cose o se per caso dovete recuperare dei soldi, andrete a prenderli, andrete voi a prenderli perché se aspettate gli altri ciao, però comunque secondo me la maggior parte, diciamo un 90% di quello che dovete recuperare riuscirete a prenderlo. Eh, non vedo entrate extra per questo mese, anzi, forse cioè vabbè, a parte il recupero crediti, ma non è extra, è quello che la gente vi deve. Però quello che sì noto è che potreste, come dire, ritrovarvi con dei soldi in più, non tanto perché ne entrano in più, ma perché spenderete meno. Cioè ci sarà come una specie di riassetto a livello di le spese necessarie, come, sento che lavorerete sul come risparmiare. Quindi organizzare magari le commissioni tutte in un giorno, quando dovete spostarvi da una zona all'altra. Si tratta di risparmiare anche tempo, non solo necessariamente denaro. Parliamo di progetti. Allora, per qualcuno c'è un progetto che è nell'aria, ma va ancora messo su carta, secondo me, nel senso che dovete ancora informarvi bene su quali potrebbero essere i costi, i materiali che servono, che cosa ci vuole per mettere online, mi parlano di online questa cosa, e potreste aver bisogno di appoggiarvi a qualche consulente, ragazzi, perché non vi sento tanto esperti e quindi prima di bruciare questa occasione forse è meglio ascoltare qualcuno che ne sa più di voi, o qualcuno che ha già fatto il tipo di percorso che voi volete intraprendere per prendere delle dritte, per prendere i trucchi, per non sprecare tempo, risorse. Parliamo di relazioni.
Allora, per quello che riguarda la famiglia, ehm, ho la sensazione che nel mese di maggio potrebbe esserci come una riunione familiare e potreste anche vedervi con persone che non vi vedevate da un po'. Devo dire che sarà un periodo sereno, comunque, niente di che. C'è giusto, come dire, un velo di nostalgia, di malinconia, di per qualcuno anche solitudine, che potrebbe ritornare. Io quando parlo di famiglia parlo sempre di famiglia di anime, ok? Quindi parenti, amici, colleghi, vicini, tutte le persone che frequentiamo abitualmente o maggiormente. E ho la sensazione con questo eremita al contrario che qualcuno potrebbe effettivamente, nonostante le riunioni familiari del periodo, sentirsi un pochettino solo, sentirsi un pochettino isolato, mi viene da dire. Ho come la sensazione che vorreste essere chiamati un po' più in causa, ma anche a causa di questo 4 di coppe sarete un po' voi a dire no, vabbè, non intervengo o meglio che non mi infili in certe cose. Però questo farà sì che nutriate come una sensazione di solitudine un pochettino, che non è negativa, perché vi permette di osservarvi, osservare le dinamiche fuori e osservare le dinamiche dentro, che è parte di quello che dovete destrutturare qua. Parliamo di relazioni romantiche. Allora, se siete single, con le carte iniziali devo dire che molti stanno anche bene così, ragazzi. Qualcuno potrebbe essere single da poco e essere in una fase dove si sta ancora metabolizzando la vecchia relazione, il lutto, diciamo, la separazione. Magari non perché siate ancora innamorati dell'ex, ma perché ci sono dinamiche di comportamento che vi trascinate dietro che avete bisogno di ripulire. Ora, potreste conoscere una persona. Vi dico che potreste anche essere molto sulla stessa lunghezza d'onda perché fortemente ho la sensazione che sia bilancia, pesci o capricorno. Questi tre segni li ho forti. Però siccome voi siete in questa fase un po' così, da 10 di spade capovolto, siete lì, state chiudendo un capitolo, non sapete se volete già iniziarne un altro, non sapete secondo me se questa famiglia, questo gruppo può far parte della vostra vita, può essere la famiglia dell'altra persona o semplicemente il fatto di creare una nuova famiglia, secondo me siete un po' lì che ci state pensando, perché qualcuno è come se avesse trovato un proprio equilibrio nella sua singletudine. Ehm, Però vi dico che, volenti o nolenti, io ho come la sensazione che una bella amicizia potrebbe nascere tra voi e questa persona. Non definirete niente, non vorrete dare conferme perché non volete illudere la persona, magari la persona stessa non vi darà conferme. Sento che sarà più un momento dove tasterete il terreno, l'altra persona con voi e voi con l'altra persona. Cioè, è più una fase di conoscenza, secondo me, anche un po' di purga, da parte vostra. Questi 15 giorni serviranno un po' per lasciarsi indietro questo passato del 10 di spade. La cosa interessante è che ci sono due figure, il cavaliere di coppe e il fante di coppe a testa in giù, quindi vi sento come timidi, come mano, scusate, non gli dico niente, figurati se è interessato o interessata a me, o vi sento come fare discorsi di questo genere. Però invece sì, sarebbe utile lanciare qualche amo. Per le persone che sono in coppia, ragazzi, mi dispiace perché avete il 3 di spade, la luna, il 10 di coppe al contrario, il 3 di pentacoli al contrario, c'è come qualche cosa da risolvere, secondo me. Potrebbe esserci una ferita legata al passato e qui con la morte si tratta o di mettere una pietra su a quella discussione, a quella cosa che è successa
e non parlarne più, oppure per qualcuno si tratta di trasformare questa relazione, perché da un lato siete attaccati alla persona, alla routine, però dall'altra avete carte di forte malinconia, non vi sentite uniti all'altra persona, uniti di cuore mi viene da dire, perché magari a livello fisico, a livello pratico c'è un certo equilibrio, vi vedete spesso, vi sentite tutti i giorni, magari convivete anche, quindi a livello pratico c'è un certo tipo di concretezza, però a livello animico, a livello emotivo, vi sento soli, anche perché c'è la sacerdotessa, c'è la luna, vi sento malinconici, non integrati o nella coppia o nel gruppo. Il gruppo potrebbe essere, per esempio, se l'altra persona ha dei figli, state convivendo, voi siete il valore aggiunto, potreste avvertire un po' di solitudine, sì, di isolamento, un po' anche perché sarete voi, c'è qualcosa qua che dovete purgare. Secondo me comunque entro la fine del mese con questo appeso c'è come una rivalutazione, se vogliamo, della situazione o della relazione. L'appeso vi permette di vedere le cose da un altro punto di vista ed è quella carta che vi permette di accettare qualche situazione, qualche questione che probabilmente verso metà mese potrebbe farvi un po' soffrire. Per le persone invece che sono in una relazione strana, non definita o clandestina, allora sento che qui la persona non vi dà abbastanza. Potrebbe deludervi in questo periodo, potrebbe non evitare proprio certi argomenti, secondo me. Se vi state aspettando delle scuse da parte dell'altra persona, scordatevele. Cioè, io sento che siete in un equilibrio un po' precario, sinceramente, perché dall'altra parte non ci sono movimenti, voi siete un po' lì, un po' tristi, un po' malinconici, un po' soli e purtroppo, nonostante tutto, accetterete la situazione. È come se, perché qui avete giustamente un 10 di bastoni e la stella, è come se per stare dentro questa relazione o questa situazione cambiaste i vostri obiettivi e accettaste questa solitudine. È un po' come se stesse giustificando il comportamento dell'altra persona. E non è tanto sano. Poi dipende sempre dalla situazione di ognuno, però se vi hanno ferito, se vi hanno tradito e l'altra persona non ha intenzione di chiedere scusa, insomma, eh, ognuno fa le proprie valutazioni, però l'appeso vi deve proprio servire a vedere le cose da un'altra prospettiva. Voi chiedetevi, se fosse successo ad una mia amica o ad un mio amico, una cosa così, cosa le avrei consigliato? Andiamo a vedere un koan, ragazzi. I semi del passato sono i frutti del futuro. Potrebbe anche essere visto come i semi del presente sono i frutti del futuro o i semi del passato sono i frutti del presente. Però quello che si semina si raccoglie. Se io semino, ipotesi, in una relazione dove apparentemente le cose sono in equilibrio, ma magari da un punto di vista concreto le cose sono in equilibrio, ma poi da un punto di vista animico mi sento solo, ci sono tre livelli, no, su cui si costruisce una relazione, il livello mentale, il livello emotivo e il livello fisico. Se io sono insieme a questa persona fisicamente, ci vediamo, ci sentiamo, passiamo del tempo insieme, ma poi quando è ora di parlare, quando è ora di trovare un contatto emotivo non c'è, sto costruendo solo su un livello. Quindi mi viene anche da dire, vedendo questa carta, fate tesoro delle esperienze passate, perché effettivamente l'eremita è una di quelle figure che ha già sufficienti esperienze per capire qual è la sua verità, dove vuole andare.
conquistatore degli insegnamenti, agosto, quindi si parla di quest'estate. Ricordate che i semi del passato sono i frutti del futuro, quindi quello che seminate adesso poi lo raccoglierete ad agosto, mi viene da dire. Amici della bilancia, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti interessanti di riflessione, fatemelo sapere nei commenti. Sostenete il canale con un hype, un like, la condivisione del video o la vostra iscrizione. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me mi può contattare via mail o via cellulare, lo trovate sotto nella descrizione del video. Tenete presente che tutto quello che io tratto a livello personale nelle sessioni private lo trovate anche nella parte degli abbonati, solo che in più lì, per questioni di tempo, lì mi è stato possibile aggiungere altri temi che sono temi di metafisica, di metamedicina, si parla di astrale, di kundalini, di traumi, di sviluppo, diciamo dei chakra, insomma è un po' tutto quello che io ho studiato in tanti anni, in decenni in realtà, ma mi sento vecchia quando lo dico, di formazione personale e professionale e che io sto condensando e mettendoli a disposizione per voi. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli sono pubblici, si vedono, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. L'unica cosa, sono 4 playlist, sono numerate e vanno viste in ordine cronologico di numero, proprio perché si parte da argomenti un po' più semplici per poi andare a quelli un po' più articolati. Detto questo vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!